Oggi una ricetta romagnola dalla zona di Faenza, una pasta all'uovo tagliata a mano a metà tra una tagliatella e uno spaghetto alla chitarra, con una forma che ricorda i lacci delle scarpe. Ciao a tutti da Paolo, bentornati sul canale Cibo Dentro, oggi Kurzul. Iniziate con l'impasto, potete anche usare semplicemente farina di grano tenero, ma mescolandola con la semola rimacinata otterrete un morso più calloso e stuzzicante. Incorporate un uovo intero per ogni 100 g di farina, formando la classica fontana sulla spianatoia. Poi quando vedete che è abbastanza asciutto da poterlo lavorare a mano, premetelo energicamente con i palmi, schiacciandolo e allungandolo fino a formare una palla ben solida. Lasciatelo quindi riposare per almeno una mezz'ora, avvolto con un canovaccio o con un foglio di pellicola alimentare. Passato il tempo di stabilizzazione della maglia glutinica, liberatelo e dividetelo in porzioni comode da poter lavorare sul tagliere che avete a disposizione. Sporcate il piano con una spolverata di farina e iniziate a dare forma alla pasta premendola e appiattendola. Proseguite poi con il mattarello fino ad ottenere una sfoglia abbastanza larga senza dislivelli di spessore. La caratteristica dei kurzul è di essere abbastanza spessi, quindi quando avete ottenuto una sfoglia di 2-3 mm siete a posto. Aggiungete una manciata di farina per non far appiccicare la sfoglia in arrotolamento e create un salsicciotto pronto per essere affettato. Tagliate delle fettine larghe all'incirca come lo spessore della sfoglia in modo da ottenere un formato di pasta quasi quadrato. Mentre la pasta si asciuga, preparate il condimento al guanciale e scalogno. Fate scaldare una padella abbastanza grande da poter poi accogliere la pasta e aggiungete un filo d'olio d'oliva. Liberate il guanciale dalla cotenna e tagliatelo a fettine dello spessore che più vi soddisfa. Tenete comunque conto che un formato così importante di pasta richiede un taglio abbastanza spesso e soddisfacente, alla vista e alla masticazione. Fatelo dunque rosolare in padella, lasciandogli rilasciare i grassi che andranno poi ad avvolgere e insaporire la pasta. La parte aromatica del sugo viene data dallo scalogno. Se lo trovate, quello IGP di Romagna è ottimo. Io lo taglio prima a metà per il senso della lunghezza, poi a fettine abbastanza sottili e lo aggiungo al soffritto di guanciale. Appena lo scalogno toccherà il fondo della padella, sentirete sprigionarsi un aroma che non saprei come altro definire se non inebriante. Esiste una versione di questa ricetta che viene fatta in bianco senza poi aggiungere il pomodoro e sicuramente ha il suo perché. Quando il guanciale e lo scalogno sono ben rosolati, aggiungete mezzo bicchiere di vino rosso, magari sangiovese per rimanere in zona, e lasciate evaporare tutto l'alcol. Alzate la fiamma e lasciate asciugare, quindi aggiungete il pomodoro, fresco se è periodo o pelato. Schiacciatelo con il cucchiaio per velocizzarne la cottura e continuate a fiamma sostenuta per far evaporare i liquidi e perdere parte della sua acidità. Quando il sugo sia sufficientemente ristretto, reidratatelo con acqua e lasciate proseguire la cottura a fiamma bassa per far diffondere gli aromi di guanciale e scalogno all'interno della salsa al pomodoro. Regolate di sale, ricordandovi che il guanciale ha comunque rilasciato sapidità al sugo, e lasciate andare per almeno una mezz'ora. Approfittate di questo tempo per cuocere i kurzul e mettete a scaldare una padella colma d'acqua. Monitorate sempre il sugo e, se dovesse restringersi eccessivamente, aggiungete altro liquido in modo che non risulti poi troppo asciutto. Salate dunque l'acqua della pasta e mettete a cuocere i kurzul. Io li ho fatti asciugare tutta la notte, quindi la cottura sarà abbastanza prolungata, visto anche lo spessore del formato. Se invece li fate e li cuocete al momento, appena vengono a galla, sono pronti per essere finiti in padella assieme al sugo. Date una mescolata vigorosa appena li tuffate in acqua, evitando così che si attacchino tra loro, e appena pronti scolateli in un scolapasta o trasferiteli direttamente in padella aiutandovi con un forchettone da pasta. In questo modo avrete a disposizione acqua di cottura che potrebbe risultare utile nel caso il sugo si fosse ristretto eccessivamente. Mescolate ora la salsa al pomodoro e guanciale, sporcando sempre più il bianco candido dei kurzul e trasformandolo in un saporito e aromatico rosso. Portate quindi in tavola appena fatti e accompagnate a piacere con del parmigiano grattugiato che arricchisce ulteriormente questo piatto da giorno di festa. E anche questo giovedì vi saluto, vi auguro buon divertimento con questa preparazione e buon appetito, e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino, qui su Cibo Dentro. Ciao!